Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Domanda di oggi, un classico. Facciamo una previsione, ma volendo fare la rima ho scelto il titolo Attenzione previsione. Voglio fare una lettura interattiva con una previsione per te. E utilizziamo tre mazzi. Per la variante numero 1 mettiamo il quarzo rosa che simboleggia le emozioni. Variante numero 2 con la moneta che rappresenta l'abbondanza. Per ultima, ma non meno importante, la variante numero 3 con la chiave che apre e chiude porte. A fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda per darti una risposta secca, sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Focalizzati bene su uno dei tre mazzi oppure sugli oggettini come preferisci. Mi raccomando, scegli distinto perché subito dopo la sigla facciamo una previsione. Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Quarzo rosa, suerte per te. Ti faccio una previsione. A fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda per darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Adesso vediamo chi sei tu, quarzo rosa. Mi connetto con la tua energia. Vediamo chi è il quarzo rosa. Mazzo centrale, energia neutra. Potresti avere a che fare con persone molto significative per te che hanno il nome e cognome che inizia con la lettera R, E, B, C, M, S e lettera Z, oppure potresti essere tu. In questo momento ti vedo scrivere molto, comunicare. I tuoi numeri spirituali sono il 41 e il 15, vai a cercare questi due numeri su Google perché potrebbe esserci un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Qua ti parlano di autostima, numeri 41 e 15, connessione con la nostra sapienza interiore. Guarda, non a caso qui avevamo un papa, numeri 41 e 15. Adesso vediamo chi sei tu. Ci sono segni d'acqua o segni di terra molto in risonanza con te, oppure potresti essere tu di un segno d'acqua, un cancro scorpione pesci o un segno di terra, un toro capricorno vergine, ma a prescindere dai segni ti vedo in questa energia e ho l'impressione che nella tua vita tu abbia perso qualcosa e senza questo non riesci a vivere. Magari è una persona, ma per alcuni di voi potrebbe anche essere un posto di lavoro, come se questa cosa fosse un po' il centro del tuo orgoglio, un po' il tutto, mi fanno vedere. Diciamo che hai imparato a sopravvivere con questa mancanza, con questa cosa che se n'è andata, però la previsione che devo farti è che questa cosa sta tornando, ma adesso è come se la dinamica fosse capovolta. Ti spiego. È come se questa situazione ti avesse chiesto in qualche modo di cambiare. Infatti in questo momento ti vedo molto cambiato e quindi vedo che qualcosa si ripresenta a te e ti vedrà diverso o diversa. E tu vedrai con occhi diversi questa situazione, oppure una persona anche. Vedo anche che sei in un momento della tua vita dove tutte queste cose o rapporti superficiali che ti circondano ti hanno veramente stancato o stancata. A volte pensi addirittura di andare a vivere in qualche posto sperduto, abbandonato, abbandonando qualsiasi tipo di connessione con quello che è la vita di adesso. Magari un po' frenetica, superficiale,
perché tu sei una persona calma e ti piace stare tranquillo, tranquilla. Vedo che tra un po' ci sarà qualcuno che viene ad aiutarti per fare un lavoro che ti serve perché devi aggiustare qualcosa che magari tu non sai fare o magari devi portare a riparare qualcosa che ti serve. Vedrai che la risolverai quasi senza spendere nulla o molto poco, eh. Tornando a quello che ti avevo detto prima, il possibile ritorno a una situazione o qualcuno che ti manca, vedo che avrai modo di confrontarti con questa cosa o con questa persona alla fine di quest'anno, o nei primi giorni del prossimo anno. Vedo un movimento o qualcosa che si ripresenta e ti fa capire che le cose forse dovevano andare proprio così e quindi è valsa la pena in un certo senso cambiare anche atteggiamento o lasciare anche passare del tempo. Insomma, questo è per dirti che prevedo per te il ritorno ad un qualcosa oppure di qualcuno. Un'ultima cosa che vedo è che devi fare un po' attenzione a persone scomode che si intromettono o cercano di intromettersi nella tua vita. Possono anche darti dei consigli ingannevoli per tirare anche un po' l'acqua al loro mulino, forse per invidia o gelosia o magari perché c'è l'interesse per farti fare cose che fanno comodo a loro. Sai, dicono che tutto quello che non riesci a controllare ti sta insegnando a lasciare andare. Penso che tu mi abbia capita e questo è quello che mi hanno fatto vedere per te e adesso ti chiedo di pensare a una domanda per darti una risposta secca con questi arcani maggiori. Pensa alla domanda, vediamo cosa ti rispondono per il quarzo rosa. Pensa alla domanda per il quarzo rosa. Appeso, temperanza e imperatrice. Qua la risposta è un sì. Guarda, non a caso ci sono uscite due carte uguali. Avevamo l'appeso qua invertito e l'appeso l'abbiamo nuovamente qui. Devi iniziare a guardare una situazione da un'altra prospettiva, prendendoti anche del tempo per capire, perché io vedo che qua tu hai bisogno di capire. C'è qualcosa che devi cominciare a guardare in maniera diversa e la risposta è un sì. Potrebbe anche trattarsi di qualcosa legato al tuo lavoro o comunque se stiamo parlando di sentimenti potresti avere un interesse per una persona dove per il momento probabilmente non vi conoscete ancora bene oppure ci sono diciamo delle situazioni che devi ancora capire o approfondire. Però qua ti stanno dicendo prenditi del tempo, guarda anche la situazione in modo diverso o da più angolazioni, più prospettive e la risposta è un sì. Vedendo l'insieme di queste carte, appeso, temperanza e imperatrice, se hai fatto una domanda che riguarda i sentimenti o una persona, mi viene anche da dirti che amare non significa trovare la perfezione, ma perdonare terribili difetti, Questo è quello che mi hanno fatto vedere per te, penso che tu mi abbia capita e adesso ti chiedo un attimo di pazienza, che voglio scriverti un messaggio in scrittura automatica, quello che mi verrà da dirti. Per il quarzo rosa, vediamo. Vediamo cosa riesco a dirti per il quarzo rosa. Per il quarzo rosa. C'è qualcosa che stai rimandando
da tempo, rimandando da tempo. Devi farlo già da diversi mesi. Qui c'è un rimando. Questa cosa prevede un piccolo spostamento o un viaggio. Vedo qualcosa che si sposta, qualcosa che si sposta, dove devi per forza fare questo. Quindi spostare. Pensaci, non rimandare più. Il messaggio ti dice questo: c'è qualcosa che stai rimandando da tempo, devi farlo già da diversi mesi. Questa cosa prevede un piccolo spostamento o addirittura un viaggio, qualcosa che si sposta, dove devi per forza fare questo, quindi è uno spostamento. Pensaci e non rimandare più. Questo era il messaggio per te, quarzo rosa. Ricorda che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. Moneta, suerte per te. Ti faccio una previsione e a fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda per darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Adesso vediamo chi sei tu, moneta. Mi connetto con la tua energia. Vediamo chi è la moneta. Mazzo centrale, energia neutra. Chi è la moneta? Potresti avere a che fare con persone molto significative per te che hanno il nome o cognome che inizia con la lettera D, N, G, U, A, P e lettera O. Oppure potresti essere tu. Sento che in questo momento c'è molta confusione in qualcosa che ti circonda o in un particolare aspetto della tua vita. I tuoi numeri spirituali sono il 17 e il 37. Vai a cercare questi due numeri su Google in numerologia, 17-37, perché qui ti parlano di liberare i blocchi. Ci sono dei blocchi che devi liberare, probabilmente legati a questa confusione di cui ti parlavo prima. Quindi libera questi blocchi 17 e 37. Vai a cercare, vediamo chi sei tu. Ci sono segni di fuoco o segni d'acqua molto in risonanza con te, oppure potresti essere tu di un segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, oppure di un segno d'acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. A prescindere dai segni, ti vedo in questa energia. Vedo che di recente hai vissuto qualcosa che ti ha davvero emozionato, che ha risvegliato in te anche molta tenerezza, o magari la speranza di riprendere qualcosa che da tempo non facevi, però in un modo nuovo, con un sentimento diverso, o un diverso modo di vedere questa situazione. In questi ultimi mesi hai conosciuto persone nuove e con una in particolare è iniziata anche per il momento una bella amicizia. Ho detto
per il momento, perché mi stanno dicendo che nel tempo questa amicizia può diventare anche qualcosa in più, qualcosa di più, con i suoi tempi. Non bisogna mai forzare le cose perché tanto succedono solo quando è il momento. Proprio adesso che stai guardando questo video, invece di rilassarti, è come se tu avessi un po' la mente sovraccarica di pensieri. Uno in particolare per qualcosa di scritto che stai aspettando da almeno 15 giorni o forse di più. Ti dico che questo scritto lo ricevi, ma saranno di poche parole e affermative riguardo al contesto di questa comunicazione. Nel mese di gennaio-febbraio o nel nuovo anno ti vedo fare un passo indietro voluto nei confronti di un lavoro dove è come se non ne valesse la pena, magari è un secondo lavoro che stai facendo adesso insieme al lavoro principale e vorrai sospenderlo, oppure hai un'attività tua e potresti voler interrompere i lavori per alcuni clienti, insomma, dare una riordinata alle tue priorità. Appena ho pronunciato la parola priorità, mi è arrivata la parola adesso, quindi quasi nell'immediato o subito nei prossimi giorni ti vedo andare in un posto dove farai qualcosa per te o su di te che adesso consideri una priorità e vedo che questa cosa si ripeterà ancora nel tempo perché ti farà sentire bene, più rilassata, rilassato, insomma, ti porta tranquillità. Dicono che quando ti innamori di te stesso hai il vantaggio di avere pochi concorrenti, penso che tu mi abbia capita. Questo è quello che mi hanno fatto vedere per te, moneta. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda per darti una risposta secca, sì o no con gli arcani maggiori. Pensa alla domanda, vediamo cosa ti rispondono per la moneta. Per la moneta, giustizia, mago e papessa. Qui la risposta è un sì. Le carte ti stanno dicendo che c'è una situazione che va a riequilibrarsi, si ritrova un equilibrio anche grazie alla tua volontà o la volontà di qualcun altro. E vedendo l'insieme di queste carte, giustizia, mago, papessa, mi viene anche da dirti che la tua determinazione è la chiave per superare ogni ostacolo. Penso che tu mi abbia capita e la risposta è un sì. Ti chiedo un attimo di pazienza adesso perché voglio scriverti un messaggio in scrittura automatica, quello che mi verrà da dirti per la moneta. Vediamo, per la moneta. Vediamo cosa riesco a dirti. Per la moneta. Hai qualcosa di molto bello intorno a te, bello intorno a te, ma devi valorizzarlo di più, devi valorizzarlo di più. Appassionati, non trascurarlo, non trascurarlo. Ti sento un po' superficiale
sento un po' superficiale in alcune cose. Nei giorni 1, 2, 8 del prossimo mese ti accorgerai di questo. Potresti anche innamorarti. Il messaggio dice questo: hai qualcosa di molto bello intorno a te, ma devi valorizzarlo di più, appassionarti, non trascurarlo, appassionati, non trascurarlo. Ti sento un po' superficiale in alcune cose. Nei giorni 1, 2, 8 del prossimo mese ti accorgerai di questo. Potresti anche innamorarti. Questo era il messaggio per te, moneta. Ricorda che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. Chiave, suerte per te. Ti faccio una previsione. A fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda per darti una risposta secca, sì o no, con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Adesso vediamo chi sei tu, chiave. Mi connetto con la tua energia. Vediamo chi è la chiave. Chi è la chiave? Vediamo chi è la chiave. Mazzo centrale, energia neutra. Vediamo chi è la chiave. Potresti avere a che fare con persone molto significative per te che hanno nome e cognome che inizia con la lettera I, T, F, V e lettera L. Oppure potresti essere tu. Vedo che in questo momento ti stai rapportando in generale o con le persone che ti circondano in maniera molto autentica. Ti vedo molto autentico o autentica nel rapportarti con chi ti circonda. I tuoi numeri spirituali sono il 31 e il 52. Vai a cercare questi due numeri su Google perché c'è un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Qui ti indicano di finire quanto iniziato. Numeri 31 e 52. Vediamo chi sei tu. Ci sono segni d'acqua e segni d'aria molto in risonanza con te, oppure potresti essere tu di un segno d'acqua, un cancro scorpione pesci, o di un segno d'aria, un gemelli bilancia acquario, ma a prescindere dai segni ti vedo in questa energia, segni d'acqua e segni d'aria. Ho l'impressione che in questo momento nella tua vita stiano accadendo dei fatti che hanno una strana ragione divina. Ti spiego. È come se tu fossi destinato o destinata a vedere o sperimentare una determinata lezione o vederla in alcune circostanze intorno a te. Qui c'è qualcosa che vedi. Vedo che in questo momento la tua percezione o la tua attenzione viene messa alla prova da qualcosa che vedi o ti viene chiesto di guardare, ma se vuoi vederlo cambiare dovrai guardarlo con occhi diversi. Guardalo in modo diverso e lo vedrai cambiare. Qui ti stanno dicendo che hai il potere di cambiare qualcosa che stai vivendo quando riuscirai a cambiare
la percezione che hai intorno a questa cosa, eh? E tu sai di cosa sto parlando, eh? Una situazione delle persone, qualcosa che di recente potresti anche aver sognato. Se non ti è ancora successo, ti consiglio di tenere un diario sul comodino e appena ti svegli scrivere quello che hai sognato. Così penso che tu possa trovare dei riscontri con quello che ti ho detto prima. Una situazione, una persona, qualcosa che ti succede dove, se lo vuoi, hai la possibilità di modificare gli eventi. Perché lo vedo di qui. Considera di iniziare a fare anche qualcosa per te e non solo pensare al lavoro, alla casa o tutti quelli che ti chiedono aiuto o hanno qualcosa da dire. Hai in programma un viaggio, vedo, quindi fallo perché vedo che ti farà bene e ti vedo passare dei giorni in assoluta spensieratezza qua e fallo perché ti farà bene, eh? Tra non molto dovrai adattarti in una situazione che ti costringerà per un periodo a dover fare o lavorare più del dovuto, eh? Avrai un riscontro di qualche tipo, lo vedo, ti vedo molto impegnato, il riscontro potrebbe anche essere in termini economici e in ultimo vedo anche che deciderai di contattare o ricontattare qualcuno o di mandare la tua candidatura perché vedo che è tanto che ci pensi e dici di volerlo fare ma poi rimandi. Ma qui finalmente decidi di fare questa cosa che vedrai avrà risvolti inaspettati, persino di più di quanto ti stai immaginando adesso con questa stella. Sai, dicono che le cose migliori della vita sono quelle inattese perché non ci sono aspettative. Penso che tu mi abbia capita. Questa era una previsione per te, adesso ti chiedo di pensare a una domanda per darti una risposta secca, un sì o no, con questi arcani maggiori. Pensa alla domanda. Vediamo cosa dicono per la chiave. Per la chiave. Eremita, imperatrice e forza. Qui la risposta è un sì, guarda, non a caso c'era già uscita la carta dell'eremita prima e c'è di nuovo uscita adesso. La risposta è un sì, le carte ti stanno dicendo che potresti aver già pensato, riflettuto a lungo su una situazione, magari riguardo cosa dovevi o non dovevi fare, e vedendo l'insieme di queste carte, eremita, imperatrice, forza, mi viene anche da dirti che nell'ottimismo c'è magia e nel pessimismo non c'è nulla. Penso che tu mi abbia capita. E adesso ti chiedo un attimo di pazienza, che voglio scriverti un messaggio in scrittura automatica, quello che mi verrà da dirti. Per la chiave, vediamo cosa riesco a dirti. Per la chiave. Per la chiave, cosa riesco a dirti? Ci sono cose che stai facendo tanto per fare. Stai facendo tanto per fare. Ti vedo poco concentrato e come se la
tua testa o i tuoi pensieri fossero altrove. Come se i tuoi pensieri fossero altrove. C'è qualcosa che desideri tanto, ma al momento non è fattibile. C'è adesso intorno a te qualcosa che te lo ricorda. Davanti a te o di fianco? Davanti o di fianco a te? Il messaggio ti dice questo: ci sono cose che stai facendo tanto per fare. Ti vedo poco concentrato, è come se la tua testa o i tuoi pensieri fossero altrove. C'è qualcosa che desideri tanto, ma al momento non è fattibile. C'è adesso intorno a te qualcosa che te lo ricorda. Quindi dove sei adesso in questo momento? C'è qualcosa intorno a te che ti ricorda questa cosa che non è fattibile, davanti o di fianco. E questo era il messaggio per te, chiave. Ricorda che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. Con oggi abbiamo finito, io vi ringrazio per avermi seguita, vi auguro un buon proseguimento e come solito vi saluto dicendovi cuoricini, cuoricine, adelante, ciao!